Dopo essere stato al Milano ai Fidelity ci ho preso gusto e sono stato anche al Roma ai Fidelity, entrambe organizzate da Stefano Zaini, visto che c'ero ho fatto un salto anche al Gran Galà dell'Alta Fedeltà, l'evento ideato e organizzato da Giulio Cesare Ricci. Esatto, 2 fiere negli stessi giorni nella stessa città. Insomma, è stata una buona idea organizzare 2 fiere dell'Alta Fedeltà negli stessi giorni nella stessa città, oppure Zaini e Ricci potevano scambiarsi un messaggino su WhatsApp per non pestarsi i piedi? Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se c'eravate anche voi, e in quel caso scrivetemi anche cosa vi è piaciuto e cosa no, perché io in questo video farò questo, dirò cosa mi è piaciuto e cosa no, con qualche spunto di riflessione. A proposito, a fine novembre sarò al Gran Galà di Padova, quindi se siete in zona ci vediamo lì e mi raccomando, se mi incrociate fermatemi, salutatemi, che mi fa sempre piacere scambiare 2 chiacchiere dal vivo, come ho fatto con gli amici romani, e anzi grazie a chi si è fermato a scambiare le proprie impressioni a caldo con me. E infatti io sono molto curioso e chiedevo a tutti: sei stato anche all'altra fiera? Quale ti piace di più? Cosa ti ha impressionato? Devo dire che la maggior parte delle persone era un po' scettica all'idea di 2 eventi negli stessi giorni nella stessa città, però è anche vero che poi molti sono stati ad entrambe, quindi insomma noi appassionati ci lamentiamo sempre, non ci va mai bene niente, però ci muoviamo e gli organizzatori evidentemente lo sanno. Nel corso di questo video vi dirò quali sono state le mie sensazioni, prima però devo introdurre i miei compagni di viaggio a cui mi sono attaccato come una cozza pelosa sugli scogli della loro infinita esperienza. Io sono qui a Roma con il fido Emilio Frattaroli, boss di AV Magazine, e poi sono con Giampiero Matarazzo, boss dell'elettroacustica universale interplanetaria. Il programma di oggi, ragazzi, qual è? La cosa eccezionale è che a Roma questo weekend del 9 e del 10 novembre ci sono 2 fiere dell'Alta Fedeltà in 2 hotel molto vicini tra loro, 5-6 minuti di macchina, perché Roma sta dall'altra parte, ma dobbiamo fare una sosta tecnica. Dobbiamo fare una sosta tecnica, guarda, mi dispiace, dobbiamo comprare le sigarette. E non mi spappolate la come dicono gli inglesi. Sì, perché io mi sto sacrificando come un pazzo a fumare la metà di quanto fumavo. Infatti ti vedo che non fumi mai proprio. Sta zitto. La prima ed è il Roma Fidelity, che si tiene al Mercure West, che è un hotel che sta poco fuori dal raccordo a sud-est di Roma. È organizzata da Stefano Zaini, la stessa fiera dove ci siamo incontrati anche lo scorso ottobre a Milano, e diciamo si compone di circa 10 sale grandi al piano -1 al centro congressi e poi probabilmente una ventina di suite al primo piano, dove ci sono anche lì purtroppo sempre più spesso impianti high-end molto costosi, ma è come andare a vedere, che ne so, una fiera di macchine e vai a vedere la Ferrari, certo. Cioè comunque è divertente. E poi c'è un'altra fiera, l'altra allo Sheraton 3, Parco dei Medici, veramente a un tiro di schioppo, dove ci sono invece 10 sale, solo 10 sale, ma molto grandi. La più piccola credo che sia più di 50 metri quadrati. Ecco, su questa cosa dello sbilanciamento verso il settore high-end a discapito dell'hi-fi ci torniamo tra poco, perché è una cosa che ha fatto storcere il naso anche a me. Intanto sbarchiamo all'Hotel Mercury e pronti via si va ad assistere alla presentazione del sistema multicanale organizzata dal gruppo Garmin con il nuovo proiettore JVC. E chi meglio del Frattaroli per questo tipo di eventi, che ve lo dico a fare. La gamma dinamica si esalta e il rumore diventa imbarazzante, quindi sti matti per togliere il rumore hanno messo il denoise e hanno spappolato completamente la risoluzione. Questo è un film girato in 4K, sì, ma la post-produzione è stata fatta in 2K. Poi una prima visita ultra rapida in tutte le sale per buttare un occhio e un orecchio e fare un po' di pubbliche relazioni. Mi è piaciuta molto la sala dedicata ai vinili, organizzata meglio rispetto a Milano, e mi è piaciuta talmente tanto che l'ho visitata di sfuggita con un occhio chiuso per non cadere in tentazione e tornare a casa con la valigia piena di dischi, anche perché, signori miei, che prezzi, che prezzi! Ero molto curioso di ascoltare queste casse di Yamaha, le NS 800A, quelle da scaffale, e le NS 2000A,
quelle a torre. Esteticamente la finitura piano black mi fa sempre sbrodolare e per quello che ho potuto ascoltare nella loro sala suonano anche bene, però aspetto di testarle nel mio studio, quindi cara Yamaha, quando me le mandi? Saluto veloce agli amici toscani di Audio Analog che ospitavano Maurizio Bruno per una presentazione, devo dire, molto riuscita o comunque indovinata rispetto a quelle classiche super ingessate, perché prevedeva un paio di brani suonati live da Bruno per poi ascoltare qualcosa del suo repertorio in vinile e concludere con un breve focus sui loro prodotti. Tornato alla luce grazie agli amici di Audio Analog, perché una sera a casa mia in Piemonte con Stefano, dopo una serie di assaggi di vini piemontesi e toscani, Assaggi a dir poco, perché assaggi abbiamo finite. Abbiamo assaggiati particolari bene. assaggi. Proprio lì accanto c'era la sala di Tecnofuturo con un bel sistemone dei tedeschi Burmester, impressionante per resa e prezzo, nel senso che andiamo ben oltre i 200.000 euro e a tal proposito lancio lì un'idea. Magari alla prossima fiera perché non mettere accanto una sala analogica con prodotti accessibili a tutti? Penso ad un marchio storico come Dual per i giradischi, distribuito in Italia proprio da Tecnofuturo e che meriterebbe assolutamente una rinfrescata e che mi farebbe piacere testare per il canale. Ah, belle queste Classic 12 di Fine Audio, troppo onerose per le mie tasche, ma siamo già su livelli più umani, intorno ai 10.000 euro alla coppia. Devo dire che questo look vintage, che sono solito definire scherzosamente da cassa da morto, mi suscita sempre una certa emozione, in senso positivo naturalmente. Come non ricordare poi la Lectio Magistralis del buon Marco Cicogna allo stand di Sound & Music, negozio di Lucca che io di solito frequento online perché lì acquisto molte delle mie stampe audiofile e in cui prima o poi dovrò andare a passare una giornata intera a spulciare tra tutti i vinili esposti, anche perché il proprietario, Alfredo Gallacci, è livornesaccio come me e tra labronici si capisce sempre al volo. Quindi, caro Alfredo, visto che ti ho messo tra le mani il biglietto da visita, divinicamente molto figo, carta spessa, bordi arrotondati, tutto in rilievo, bello da toccare, dietro c'è il numero di telefono, mi mandi anche un whatsappino e ci vediamo, insomma ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo. La differenza nel suono, ne abbiamo parlato più volte, è evidente, ma non solo per la qualità della stampa, ma proprio per la differenza di qualità nel master originale. Detto in parole povere, un suono più corposo, più ampio, maggiore senso di profondità. Rapida incursione per ricalibrare le sinapsi nella sala di audio Natali che vi dirò rendeva un filo meno rispetto a quella di Milano, però in assoluto era sempre un bel vedere e un bel sentire. Credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. Se c'è una costante in tutte le fiere Eiffel del mondo è il passo del Frattaroli. È incredibile, costante, non gli si sta dietro. E a proposito di spostamenti, per smaltire il ricco pranzo romano a base di carbonare, amatriciane e carciofi alla giudia che ci hanno un attimo ingolfato, si corre allo Sheraton al Gran Galà dell'Alta Fedeltà di Giulio Cesare Ricci, che pur avendo meno sale a disposizione rispetto al Roma High Fidelity di Zaini, quelle che c'erano da Ricci suonavano meglio. Giro rapido e tac, idem come sopra, vengo catturato al volo da un altro paio di casse dal look vintage. Stavolta si trattava del restyling delle SHL5 Plus del marchio britannico Harbet, presenti nella sala di uno dei negozi storici di hi-fi di Roma, ossia il Centro Musicale. Molto carine e ben suonanti queste Harbet, me le sono segnate per quando sposerò una ricca mecenate russa. Altro wow nella sala allestita con elettroniche Marantz e diffusori Bowers & Wilkins. Tanta roba, tant'è che il Frattaroli si è fermato a fare due chiacchiere con Roberto Pedrazzini, che è colui che distribuisce questi prodotti in Italia, e tra i suoi prodotti sono rimasto colpito di più, in proporzione al prezzo, dalla sua seconda sala, quella con i nuovi diffusori Rega, che a vederli pensi anche no, e invece a sentirli dici porca vacca quanto suonano
queste casse, anche perché costano 2000 euro alla coppia, quindi me gustano molto, anche quelle magari qui dentro, sì, mi farebbe piacere ascoltarle un pochino meglio. 'Cause you know you ain't getting any younger, higher. Sarebbe imperdonabile non ricordare, seppur per pochi secondi, della partecipazione di Petra Magoni, che in compagnia di Ricci improvvisa il canto sulle note di Musica Nuda, uno dei cavalli di battaglia suoi e best seller di Fonè, l'etichetta discografica del padrone di casa. Where do they all come from? Oh, the lonely people. Where do they all belong? Domenica mattina, giro di saluti veloci, rientro a casa dopo pranzo e tra un treno e l'altro, tra una coincidenza e l'altra, mi sono buttato giù 2 appunti sul telefono su queste 2 fiere romane e che voglio condividere con voi come si farebbe al bar tra amici. Ebbene, è sempre un piacere partecipare a questi eventi, anche se sempre di corsa, perché prima di tutto mi consentono di incontrarmi con voi e anche con gli operatori del settore. Con alcuni di loro magari in futuro cercheremo di ribadire un concetto fondamentale che purtroppo vedo messo in pratica assai raramente. Quale concetto? Che, come diceva giustamente il Frattaroli, in fiere come queste vanno esposte, ci devono essere le Ferrari, le Lamborghini e quindi gli impiantoni da petroldollaro, da nababbo. Vero, indiscutibile, ma bisogna dare più spazio a quei prodotti accessibili a tutti o comunque alla maggioranza di noi appassionati che mettiamo da parte i risparmi per raggiungere il setup dei nostri sogni. È vero che alcune sale ci sono, come c'erano a Monaco, ma occorre fare una riflessione tutti insieme che sia produttiva per tutti, perché molti operatori del settore si lamentano del fatto che non ci sia ricambio generazionale, che i giovani vogliano ascoltare musica solo sulle soundbar o robe simili. Non è vero, o almeno non è vero per tutti, e questo canale lo dimostra da qualche anno facendo appassionare al vinile e alla riproduzione di buona qualità anche i giovanissimi. E te credo che non c'è ricambio generazionale se non investi nei nuovi media, se alle fiere mi tiri fuori soprattutto gli impiantoni, perché tutti gli attori in gioco hanno un margine di guadagno più alto. Capisci a me? È chiaro che il giovane che entra in quelle sale esce subito e se ne va al Media World e si va a comprare le cuffie Bluetooth che userà tutti i giorni a casa e fuori. Per il tanto desiderato ricambio generazionale di appassionati e quindi in termini volgari di clienti, è il settore che per primo deve svecchiarsi e togliersi la polvere del sarcofago di dosso. È il settore che deve andare incontro ai più giovani e ai potenziali clienti, non il contrario, anche perché il periodo delle vacche grasse è finito da un pezzo. C'è poi una considerazione che mi sembra banale, però che sfugge a molti, per convenienza o scarsa lungimiranza. Il ventenne e trentenne che oggi entra nell'hi-fi con un giradischi Audio-Tecnica o Rega o Project e via dicendo, un giorno potrà passare al Technics e di lì magari ad altro. E guardate un po', ho fatto proprio l'esempio del sottoscritto, visto che io sono partito con un impianto modesto da studente, poi nel corso degli anni ho fatto dei passi in avanti rapportati al mio potere di acquisto, seguendo sempre il mio gusto e cercando sempre di divertirmi. Altro aspetto che in questo mondo viene troppo spesso sottovalutato. Come avrete notato, ho preferito dare più spazio alle mie impressioni di pancia rispetto all'elenco della spesa di tutti i prodotti, tutti i distributori, listini prezzi, eccetera, eccetera. E con questo non intendo assolutamente dire che quel tipo di contenuto non abbia senso o che non lo farò in futuro, vuol dire semplicemente che a questo giro non mi sarei divertito a farlo, mi sono più divertito a fare una cosa del genere e nell'ottica di togliersi quel famoso manico di scopa dal fondoschiena è giusto, secondo me, approcciarsi a questo fantastico mondo dell'alta fedeltà che ha ancora tantissimo da offrire con un pizzico di ironia e soprattutto autoironia in più che non guasta mai. Tanto a proposito di casse da morto, prima o poi ci finiamo tutti, quindi prendiamola come viene. Left e right. Mi raccomando, ci vediamo a fine novembre a Padova
al Gran Galà dell'Alta Fedeltà, vi aspetto lì. Io intanto incomincio ad ascoltarmi queste belle cosine che mi sono arrivate negli ultimi giorni. A presto e buoni ascolti, sempre. Mortacci vostri, ho perso la voce sul grande raccordo anulare. All'uscita dell'Aurelia c'è Casalotti Boccea, fai la conversione e c'è il tabacchi notturno, se è chiuso il corpo controviale c'è il distributore, che te frega il resto,